parte è pronta. Senti come scricchiola. È un impasto con piccolo prefermento, un minuto da sta parte. Un pezzo di Roma qui a Varsavia. Pezzo di pane più pazzi qua che quando lavorava a Roma. Abbondante pepe. Eccola qua. Oh! Ciao belli belli. La pizza al taglio più buona fuori da Roma. Bomba a mano, penso. Dați muzica? Nu włączyć muzyka. Pasta z muzyka. Dobra, to jest ostatni. Non c'è fino adesso un prodotto al tipo d'Italia. Ci sono due pagnotte da 1,2 kg, verranno stese su una semola rimacinata e su una teglia di 60-40. Bella spolverata. Możesz leć piwarce. Questo è un impasto all'incirca di un'ottantina di ore. Le pagnotte sono state fatte ieri sera, hanno bisogno di una lievitazione fuori dal frigo, perché nel frigo avviene una maturazione, la lievitazione avviene fuori dal frigo a temperatura ambiente di circa 2-3 ore. Per avere una stesura morbida, una tenuta dell'impasto ancora abbastanza elastico. Facciamo arrabbiare. Ciao. Ciao Lorenzo. Ciao. Facciamo arrabbiare i napoletani. Come si fa la pizza? No, scherziamo assolutamente. Io mi sono innamorato della pizza andando a Napoli, quindi il primo amore non si scorda mai. Quindi grosso rispetto alla pizza napoletana, anche se poi alla fine preferisco mangiare la mia. Però Un bel quadro. qui ci andiamo a fare una bella classica margherita, pomodoro già schiacciato a mano, all'incirca sono 3 bei mestoli di pomodoro, del sale, olio evo, del basilico. Di solito nelle classiche pizzerie romane a taglio senza basilico, però per me la margherita è quello in basilico, altrimenti non è margherita. Bella mescolata. Spostare il pomodoro accarezzando l'impasto, non andando a cercare, altrimenti per non spostare troppo l'impasto o svuotarlo. Fa una massaggiata, che un po' nel gergo si chiama firma. Diciamo che il 100% di idratazione, cioè una pizza bianca, riesci a togliere così tanta idratazione dalla pizza, ma se fai una pizza condita come questa, c'è l'idratazione della pizza e l'idratazione degli ingredienti. Se vuoi una pizza fragrante e croccante, quest'acqua ti esci fuori dalla pizza, quindi più ce ne metti e più ti esci fuori. E il problema è che ti esce bravo al forno, non tutti sono bravi. Per forno che fa circa 290 gradi più o meno. Essendo una pizza a taglio che cose su una teglia, poi c'è il forno funziona all'inverso della pizza napoletana, quindi si spingerà tutto sul basso e poi quasi pochissimo sul centro. Alla fine siamo degli ambasciatori all'estero, non possiamo fare tutte figure. Będzie ziemia brzuszka czarna powietrza.
conosciuto Angelo Iezzi, ho fatto la scuola, ho lavorato da lui per circa 2 anni come insegnante, come pizzaiolo, e poi ho conosciuto Emanuele che lui già viveva qua a Bologna e è venuto a fare un corso e mi ha detto: ma sai, poi quando aprirò il mio locale magari me ne dai una mano a fare l'apertura. Devo venire qua per 2 settimane a dargli una mano e alla fine sono 6 anni. Quindi controlliamo. Bolla, sbolla. Ora solo aspetta che si finisce di cuocere, asciughiamo un pochino e poi all'uscita ci mettiamo della bella burrata italiana. Ora passiamo alle cose serie. Bella stepata. Quando diamo che c'abbiamo il pecorino coccia nera non stiamo a dispensare. Pecorino. Tanto pecorino. La pancetta è una bomba. Arrotolata, pepata, stagionata. Mi piace fare la bella zozza la carbonara. Che non mi vogliono male i romani, però un po' di pancetta tutta la base e dà sapore in più. No bacon, pancetta. Qui, a differenza di Roma, la maggior parte delle pizzerie a taglio vendono la pizza a peso. Qui allora vendiamo a trancio. Ogni teglia che c'è la pancetta su ogni pezzo, quindi all'incirca andiamo a mettere per esempio pancetta, 16 pezzi di pancetta. Ed è la stessa cosa per tutti gli ingredienti. Ovviamente la mozzarella per il latte fresco non va bene per la pizza a taglio perché fa troppo latte, viene bagnata, non si asciuga e si caramellizza troppo velocemente. Abbiamo utilizzato una mozzarella julienne molto asciutta, più grassa e soprattutto non andrà a bagnare la pizza. Questa del Milano prova la pizza romana. A me piace metterci sia la pancetta che il guanciale. Questo è il nostro guanciale, guanciale al pepe nero, posto, così deve essere il guanciale. Qua quelli che lavoriamo sono quelli che puntano sempre sulla qualità, sull'ospitalità pure, perché comunque non essendo in Italia polacchi e non piace essere terzi a casa. La pizza comincia ad avere una cottura bionda sotto, poi c'è questo movimento con il braccetto per andare a sentire la pesantezza della pizza, per sentire se ha perso acqua. Vediamo che con l'esperienza riesce, diventa quasi una bilancia. Dai 12-15 minuti. Quella più lunga è la patata, che ci vogliono intorno ai 16-17. Devi cercare di cuocere la pizza in maniera ottimale nel minor tempo possibile, perché comunque sia la pizza deve essere croccante non perché l'hai seccata, ma per tutto il processo di maturazione di campo. Il peso è giusto, il colore pure. La pizza è pronta. Fatta una piccola bolla, si buca. Tagliarla su una graticola. Il test è qua. Testa dello scrotto. Murati d'amore, maestri Casari dal 1946, è un'azienda pugliese.
tant'olio, pizzichetto di sale, basilico, poi a chi non piace lo può sempre togliere. La nostra carbonara girata. Qua stiamo preparando la nostra cremina di carbonara, un 80% di pecorino, un 20% di parmigiano, il rosso d'uovo, tanto pepe. Marco, quando fa il guanciale mi mette sempre il guanciale a scolare, ma in qualche modo lo stoglietto del guanciale tocca andare a usare, quindi andiamo a mettere qua dentro un pochietto d'acqua. Questa stiamo prendendo da asciugare un pochino. Adesso la lasciamo così a bocca forno, se finisce di asciugare bene. La mettiamo a riposare un pochino sopra la nostra retina e poi ci mettiamo sopra la nostra bella cremina di carbonara. Tante persone vengono qui e ci dicono: abbiamo mangiato la pizza, la pasta più buona qui che a Roma, e questo è il complimento più bello che ci possono fare. Facciamolo! Grazie, caro. Senti come scricchiola. Questa è bella gustosa, oink oink, lo senti? Ma chi siamo? E che stava sulla graticola. Pecca la ciliegina. Vogliamo tuorlo pastorizzato, così donne incinta potete stare tranquilli, cremoso. Un bel giro di pepe. Grattugiato. È un impasto con un piccolo prefermento, 72 ore diciamo il progetto, poi arriva fino a 96 ore. Mix di farine che scegliamo noi, il pizza a taglio richiede comunque sia una farina forte, della soia, poi se vuoi c'è anche del riso, e poi richiede tanta acqua, almeno l'80%, che è il segreto della pizza a taglio, della nuova generazione della pizza a taglio. Lievito squisitamente secco, sui 2 grammi al chilo, poi gioca, ovviamente si gioca sempre con le temperature. Marco da San Giovanni, prestato alla Polonia. Esatto. Per fare una cacio e pepe a mestiere serve il pecorino. O tu mi dirai come posso mettere a pulire 200.000 padelle, Quindi uso una bowl, metto il pecorino e poi è tutto un gioco di temperature. Il pecorino diventa mozzarella quando arriva a 82-80 gradi, quindi noi dobbiamo cercare di non arrivare mai a 82 gradi col pecorino, se no straccia e fai la mozzarella. Possiamo mettere acqua di cottura, acqua di rubinetto, il gioco non cambia. Io faccio una piccola crema abbondante pepe, fa caldo qua,
Allora, si scola la pasta. Io la metto qua dentro e comincio a girare. E come vedete col calore della pasta il pecorino si comincia a sciogliere, a diventare crema. Un'altra mestolata d'acqua. Perciò che ho fatto. Altro pochino. Ok. Molto semplicemente, senza troppi giri di parole, qua questo posto è, diciamo, è una macchina, quindi dobbiamo essere il più veloce possibile. Non ho messo panna, sei stato testimone, no panna, no, non lo so, addensanti, cose. Qua sono venuto 4 anni fa, a forza. Questa è un'altra. Il curva match è la cosa più importante che un italiano deve imparare quando viene in Polonia. Cioè, curva match è il. Ce l'hai il beep sotto. Curva è puttana. Match però cambia tutto. E cazzo, ma super poderoso, cioè ancora peggio, ancora non lo sono riuscito a inquadrare bene. Esatto. Vai ragazzi, vai ragazzi, ho cominciato a lavorare qua in Polonia, ma malamente. Qui in Polonia non cercano qualità, non cercano cose. Sono passato qua, ho trovato Emanuele e mi ha chiesto: senti, io so che tu sei bravo, ma puoi aiutarmi con la pasta? Il menù è carbonara, cacio e pepe e amatriciana, una roba semplicissima. Per me è semplice perché comunque ho 15 anni che lavoro dentro il ristorante e ho detto va bene, dai, proviamoci. Poi è scoppiato qui, perché veramente è scoppiato. Penso di fare più passi qua in questo angolino che quando lavoravo a Roma. La pizza al taglio più buona dell'Europa fuori da Roma, spero. Alta digeribilità, friabile, con gusti diversissimi. Insieme al resto degli ingredienti danno un gran risultato. Pizza unica. Siamo orgogliosi di portare un pezzo di Roma qui a Varsavia. La cucina italiana è molto popolare qui in Polonia e i polacchi avevano iniziato a viaggiare moltissimo perché l'Italia è la prima destinazione di vacanza dalla Polonia, quindi portarli a capire questo tipo di pizza è stato veramente più facile del previsto, perché una volta assaggiata è veramente difficile poter dire di no. The best pizza in the world, for sure. Abbiamo aperto il nostro primo punto, va bene, 7 anni fa insieme a Luca, e un paio di anni più tardi Marco è entrato nella squadra. Diventa un wine bar, cocktail bar, eventi, partite.
I nostri ragazzi al bar sono fantastici, quasi tutti studenti polacchi, innamorati della cucina italiana. Mia nonna aveva un ristorante accanto al Parlamento a Roma e quindi quando ero un bambino, già a 6-7 anni, correvo dentro a rubare il parmigiano agli chef e ho deciso, quando c'è stata la possibilità di fare un investimento, di entrare nel mondo della ristorazione qui in Polonia e siamo contenti. Siamo in progetto di aprire un altro locale, va bene, centro, sempre con questo tipo di pizza. To może tam z serem La pasta lo stesso, la pasta lo stesso. Grazie mille. I arrabbiata, tak, tak, tak. Una pizza è roba da forno, è una pizza bianca, quindi esci là. Ready to ship. Dzięki. Vai guys. No ragazzi, la Oggi sono venuta qui, ho mangiato uno spaghetto così al pomodoro e così, che ho detto che voi mi sfamate sempre, grazie cari, ciao belli belli, ciao ciao ciao. Good. Oh, grazie. Prego ragazzo. Lemoniada mam tak. Zielona mandarynka, pomarańcza, słonka, gruszka, czarna porzeczka na farfar. Good. Bene. Una bomba mano, tutto il resto è noia. Allora, qui ho fatto un bel pastoietto, la carbonara, la margherita con la burrata, la pizza a taglio va sempre scaldata. 2 minuti massimo a temperatura all'incirca di 220 gradi, perché va a togliere l'ultima parte dell'umidità per dargli il crunch.